Buongiorno a tutti quanti. Mi sono già dato una sciacquatina al viso e oggi ragazzi è arrivato il grande momento di Tabaco di Alessandro Pistoia. Ce l'avrà fatta a fare il famoso tabacco che tutti quanti aspettavamo e che non arriva mai, che una volta sa di questo, che una volta sa di quello. Lo proveremo adesso insieme. Si presenta sempre come una pasta morbida ma comunque compatta, duretta. Si mette un po' di ammollo, pennellino HK sintetico, rasoio 316 con la mete Nacet. Spero di avere la pelle un pochettino migliore di qualche giorno fa. Perché quando ho provato il sapone indiano avevo veramente la pelle messa male, quindi un po' di gel pre-barba, purtroppo se ce ne saranno ancora perché è già in prevendita sul sito, lo trovate. Altrimenti dopo ci saranno i rivenditori tipo Goodfellas, Epoca Barberia e via dicendo. Sotto i miei video trovate sempre i link, se acquistate da lì mi date una mano se vi dovessi interessare, altrimenti fate di meno, che ve devo dire. Allora andiamo a testare sto sapone che mi sta veramente incuriosendo. Tra l'altro è uscito anche l'eau de parfum, anzi l'estratto di profumo. Possiamo proprio chiamarlo estratto anche perché l'ho messo ieri, praticamente 24 ore l'ho sentito sulla pelle. Una roba micidiale. E ora, non so come lavora il sapone, ne prendo un po', dopo nel caso lo vado a ripescare. So che di solito i saponi di Alessandro sono belli concentrati. Mamma mia, cosa non esplode di profumazione. Vi leggo: tabacco, oud, cedro, guaiac, legno di guaiac, cuoio, mirra, incenso, benzoino, labdano e ambra. Era sul sapone, altro che profumo di nicchia qua. Sul sapone già si sentono sfumature diverse che sull'estratto, Però di quello parlerò in un altro momento perché non mischiamo le cose quando non è da mischiarle. Mamma mia. E ora, al momento, le note che al mio naso spiccano di più sono quelle incensate, ma incensate resinose,
Mamma mia. Questo è un viaggio in Medio Oriente da paura. Però sento anche comunque quelle note di oud e anche probabilmente il lardano si sente bene, leggermente fumoso ma non da fumo, però delle note anche forse la mirra che addolcisce un po' il tutto, è veramente ben bilanciato. Però vediamo adesso in rasatura, vediamo utilizzandolo cosa rende, quanto rende, cosa esce, cosa non esce, perché questo è un profumo che sicuramente ha tutta una sua evoluzione. Perché appena messo si sentono delle note pungenti che ricordano proprio gli incensi, che quelli che bruci con il carboncino. Mamma mia che bomba ragazzi, che non sentite le lame in viso, è una roba micidiale. Mamma mia. Ecco, soprattutto quando risciacquate il sapone esce qua proprio un tabacco, sentite proprio il tabacco. Mentre applicate c'è una nota pungente che ricorda più comunque l'incenso, delle resine di incenso. Adesso il naso si sta anche un po' abituando e quelle note un po' più acidule, quasi balsamiche, si stanno attenuando. E quindi esce anche un po' le note di fondo tipo l'ambra, no, l'oud che si lega insieme, stanno creando veramente. Mamma mia. Ragazzi, cioè, che vedevo di. Non oso immaginare quando metto l'after. Cioè, riesce, Alessandro Pistoia riesce sempre a stupirmi perché crea delle profumazioni che non ho mai sentito prima, ma neanche per sbaglio, capito? Cioè, ho sentito ormai decine e decine di profumi di nicchia, tantissimi si assomigliano, uno assomiglia all'altro, ma questo qua sembra un po' così, questo sembra un po' colà, questo qua sembra solo a questo qua.
Perché abbasso un po'. Spettacolare. La cosa incredibile è proprio nel risciacquo, cioè quando voi risciacquate il viso nel sapone escono proprio delle note che, cioè vi sembra di avere del tabacco in viso e ve lo state sciacquando via, è una roba micidiale. Quindi sicuramente è una profumazione che anche sull'after avrà tutta una sua evoluzione. Probabilmente parte sì dalla parte di oud, di incensi, di resine, però dopo entra in un cuore proprio di tabacco, per dopo magari legarsi all'ambra finale, che comunque penso faccia il parte di tutto. Scorrevolezza, protezione, il resto. Ho già fatto il contropelo su tanti punti. Oh, guardate, via di qua che veramente micro red point dovuto proprio a una pelle mia che è messa malissimo, una rasatura micidiale. Mamma mia, il risciacquo che roba. Cioè vi fate una rasatura di incenso, di incenso, di una qualità veramente più unica che rara. E quando vi risciacquate il viso, vi risciacquate del tabacco dal viso, è una roba micidiale, ragazzi. Andiamo di after. Eccolo qua. Eccolo qua. L'after secondo me incarna, me ne devo mettere ancora. Allora, si avvicina quasi di più il sapone durante il montaggio all'estratto di profumo che non l'aftershave. L'aftershave mi ci potrei drogare. È vero, allora, non posso dire, perché sarei un bugiardo, che sa solo esclusivamente di tabacco, ma è bella la sua evoluzione, perché parte sì con queste note di oud e di incensi, ok? Io ho i carboncini a casa, ho i vari tipi di incensi, c'ho quello liturgico, il labdano, la mirra e via dicendo. Ogni tanto li brucio in mix e quello che ti resta dentro la casa
io lo risento qui, ok? Quindi a chi piace proprio i vari tipi di incenso mischiati con un leggero oud, un oud che non sento animalico in questo caso, lo sento perfettamente agglomerato nella profumazione. Però ha una sua evoluzione sta profumazione, perché più gli incensi vanno a calare, ok? L'oud comunque permane, è in apertura, non è in finale, questa è la cosa incredibile. E più l'oud si lega agli incensi e quindi va a togliergli quella parte pungente e si lega probabilmente al legno di guaia, che è comunque un legno fumoso, ecco che c'è tutto un cuore dove sentite il tabacco, dove veramente vi sembra di avere in mano avere una manata di tabacco. È qualcosa di meraviglioso. Questa è per me, questa ha battuto tutto quanto, anche Paradigma, Siddhartha, Marrakesh. Qui siamo sul punto più alto possibile. Sarà che io adoro gli incensi in generale, però qui parliamo di un qualcosa che va oltre. Cioè parliamo proprio di un mix tra oud, incensi, legno di guaiac e via dicendo, ambra, mix di incensi che ha un'evoluzione veramente importante. Quindi se uno proprio non piace l'incenso, non piace l'oud in generale, non piacciono certe note, non posso dire che sa solo di tabacco, ma nella sua evoluzione esce, soprattutto nel cuore, esce il tabacco più realistico. Mamma mia, più realistico che abbia mai sentito. Qualcosa di veramente meraviglioso. Nonostante la pelle distrutta, togliete un paio di micro red point, ma perché ho brufoliti o la pelle io messa male. Cioè ragazzi, ho una rasatura in BBS assoluto perfetta, non ho sentito la rasatura. Mi sono messo l'after, che se dentro Alessandro per sbaglio mi avesse messo l'acqua non me ne sarei accorto. Quindi set super promosso, profumazione da fuori di cranio, prestazioni del sapone, che dire, ci ha abituato bene, ma qua siamo a livelli del top, quindi siamo a livelli di, per dire, di Fresco di Sicilia o di Paradigma, siamo a livelli altissimi, probabilmente sì, tra i migliori che ha fatto, assolutamente. Tanta roba, complimenti Alessandro. Madonna, senti che roba. Cioè io veramente... Ecco, se acquistate l'estratto di profumo, occhio alle quantità. Cioè veramente 2 spruzzi sono una bomba straatomica. Mi superano Orto Parisi, Stercus, Terroni. Ci va un filo sopra, vi dico come potenza, sillage, potenza mostruosa, perché Terroni non mi dura fino al giorno dopo e neanche Stercus. Sui vestiti sì, ma sulla pelle uno spruzzo messo alle 2 di pomeriggio, alla mattina alle 8 lo sentivo perfettamente, la base leggermente incensata dolce, non mi è mai capitato. Raramente, con qualche pazzaglia, tipo Bloody Smoke che mi dura un po' di più, ma veramente una cosa micidiale. Infatti farò il video anche su quello. Ragazzi, per me è un capolavoro assoluto. Più passa il tempo, più gli incensi, le note acidule dell'incenso calano, si legano all'oud del resto e diventa un tabacco, da un cuore di tabacco spettacolare, puro, trinciato, vero, da pipa, senza aromi, un vero tabacco umido, buono. Mamma mia, una droga ragazzi. Adesso me ne gusto. La pelle è, cioè, a livelli tra i più alti migliori post rasatura che abbia mai sentito. Siamo veramente a livelli di Fresco di Sicilia, se non oltre. Se non oltre. Cioè qua veramente, cioè,
mi sembra quasi un post da A e B, vi dico la verità, sono sincero, è una roba micidiale. Bene, ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. È stata una goduria mostruosa, cioè quando usi questi set, ragazzi, non vi viene voglia di usare altro. Cioè, quando avete 2 o 3 marchi così a casa, cosa vi viene voglia di comprare altro a fare? Cioè, io provo, faccio, ma quando provi sta roba qua, ciaone!